Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli altri episodi dell'update finanziario in cui ad ogni inizio mese vado ad aggiornare i miei fogli Excel e anche la nuova serie di video aggiornamenti settimanali nel portafoglio in 60 secondi nonché le anteprime del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 60° episodio andremo a fare il confronto tra altri ETP. In questo format è chiamato ETF Fight. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata al solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, iniziamo il confronto. Per prima cosa andate sul vostro motore di ricerca e digitate la parola JustETF come di consueto. Vi ricordo che potete andare alla pagina 11 e 17 e recuperarvi una breve introduzione che ho fatto sul sito e anche sul sito di Borsa Italiana. Ci spostiamo poi nella parte in alto, ricerca, trova gli ETF. Ecco qui che si è aperta la pagina. Come avete potuto vedere dal titolo, continuiamo il confronto tra l'Unione Europea e il famoso indice Standard & Poor's 500. Innanzitutto andiamo ad applicare i filtri, che vi ricordo che ovviamente sono i filtri che ho deciso di utilizzare per questo video. Voi utilizzate quelli di vostro gradimento e secondo la vostra filosofia di investimento, ok? Quindi andiamo a inserire l'Europa, nessun paese in particolare, nessun settore, nessuna strategia azionaria e nessun tema. Ci spostiamo poi sotto per quanto riguarda l'età che esiste almeno da un anno questo ETF, per quanto riguarda l'utilizzo dei profitti ad accumulo, per quanto riguarda poi la dimensione del fondo un pochettino grandi per star tranquilli, modalità di replica totale e a campionamento, senza copertura valutaria, e che sia ovviamente quotato su Borsa Italiana perché poi andiamo effettivamente a fare l'acquisto. Nella scorsa puntata abbiamo scelto un ETF appartenente all'indice MSCI EMU. Per quanto riguarda oggi andiamo avanti e scegliamo l'MSCI Europe e visto che non li scegliamo spesso utilizziamo un ETF di Amundi. L'abbiamo selezionato, ecco qui che è apparso anche in alto a destra e poi andremo a effettuare il confronto. Ora cancelliamo tutti i filtri, andiamo a selezionare come di consueto lo Standard & Poor's 500 che abbiamo utilizzato anche nelle scorse puntate, ovvero quello di Spider, quindi riduciamo un attimo la quantità degli ETF a nostra disposizione, andiamo sull'emittente che così facciamo prima, ovvero quello di State Street, eccolo qui. Perfetto, selezioniamo, dopodiché ci spostiamo in alto a destra, confronta in dettaglio la selezione. In questo quinto appuntamento avremo quindi il confronto appunto tra la Amundi Core MSCI e Europe e lo Spider Standard & Poor's 500. L'indice MSCI Europe replica i principali titoli azionari di 15 paesi europei industrializzati, se non sbaglio, quindi per chi vuole investire in Europa ha un'ulteriore possibilità rispetto anche agli altri indici presentati nelle scorse puntate e sarà interessante appunto vedere l'andamento dei due ETF a confronto. Per quanto riguarda il time frame massimo a disposizione, per adesso si sta comportando meglio lo Standard & Poor's 500, lo possiamo vedere anche e soprattutto nell'ultimo periodo che ha avuto una bella ripresa da marzo. Vediamo
5 anni non abbiamo dati, vediamo nell'ultimo anno, e sta staccando di circa 10 punti percentuali l'ETF Made in Europe. Per quanto riguarda poi l'analisi, la dimensione del fondo sono entrambi ETF molto grandi, in particolare lo Standard & Poor's 500. A livello di TER lo Standard & Poor's 500 è 4 volte più piccolo rispetto alla Mondi Core MSCI Europe, comunque sono entrambi ETF molto, diciamo poco costosi, sono entrambi a replica fisica, senza copertura valutaria e ad accumulazione. Qui di seguito abbiamo altre informazioni utili riguardanti all'interno appunto della scheda informativa e il KID. Per quanto riguarda le partecipazioni, la Mondi Core diciamo è uno Standard & Poor's 500 Made in Europe, leggermente meno concentrato nelle prime 10 partecipazioni. Ovviamente non possiamo fare il confronto tra le aziende perché stiamo parlando di due continenti completamente diversi, però possiamo vedere i settori in cui, come di consueto, molto spesso la finanza e l'industria la fa da padrone nel mercato europeo, solo quarta l'informatica, a differenza di Standard & Poor's 500 dove l'informatica e il tech rappresentano oltre il 30%. Sotto abbiamo altre informazioni riguardo il rendimento e il rischio. Diamo un'ultima occhiata se sono effettivamente quotati su borsa italiana, in quanto adesso andremo a effettuare effettivamente l'acquisto. Eccoci qui sul sito di Borsa Italiana dopo una breve introduzione fatta sul sito di Just ETF. Se non l'avete ancora fatto potete crearvi un account in quanto è gratuito, andate a recuperare anche la puntata 17. Dopodiché una volta loggati andate sulla parte di borsa virtuale. Come di consueto qua vi appariranno tutti i portafogli creati nel corso del tempo. Noi ci spostiamo qui in alto a destra, clicchiamo su più, creiamo appunto il nostro portafoglio, Europa contro Standard & Poor's 500 parte 5, crea. Capitale iniziale è di 50.000 euro, eccolo qui che ce l'ha creato. Noi ci clicchiamo sopra, anzi l'avevo già creato un'altra volta, aspettate, che c'è un doppione, sì. Vediamo se riusciamo a cancellarlo questo. Adesso questo qui lo possiamo cancellare. Conferma. Vedete, tutto molto semplice. Siamo ritornati alla pagina precedente. Eccolo qui il nostro. E andiamo a effettuare effettivamente l'acquisto. Quindi torniamo brevemente sul sito di Borsa Italiana. Copiamo l'ISIN della Mondi. CTRL C, CTRL V. Per quanto riguarda la Mondi ho calcolato 4 quote, fate aggiungi e viene effettuato l'acquisto. Ritorniamo ad acquistare l'ETF di Spider, copia e incolla, ecco qua. Come potete vedere sto girando il video il 22 di maggio. Per quanto riguarda le quote dello Spider sono 30 quote, aggiungi. Come dico sempre, il sito di Borsa Italiana è un sito già molto completo che vi fa vedere tutti gli acquisti e le vendite effettuati. Se andiamo su composizione potete vedere gli acquisti eseguiti pochi secondi fa. Vi calcola già le plus e le eventuali minusvalenze dei vostri investimenti. E vi ricordo che oltre i vari gli ETP, quindi ETF, ETC e ETN, potete acquistare azioni singole, i vari fondi, obbligazioni, titoli di Stato, certificati e così via. Qui nella parte transazioni ci sono poi tutti appunto in ordine i vari acquisti e vendite, nonché grafici e relative notizie eventuali dei vostri investimenti. Per avere un altro confronto tra tutti gli ETF acquistati nel tempo, ci spostiamo come di consueto nel file Excel che ho creato apposta per monitorare l'andamento di tutti i miei investimenti. Eccoci qui nel file Excel, in particolare nel foglio dedicato alla puntata odierna. Europa contro Standard & Poor's 500 parte 5. Io per comodità ho già inserito i valori di acquisto dei vari ETF, anzi mettiamo la data di acquisto, ovvero il 22, e ovviamente i valori poi di questi due ETF li vedremo nel corso del tempo.
Bene, prima di andare a vedere come di consueto la classifica aggiornata, andiamo a vedere una puntata vecchia che abbiamo fatto. In questo caso andiamo a vedere la puntata che ho chiamato The Best of 2025, in cui praticamente a gennaio, mi sembra, ho sempre selezionato tramite il sito di JustETF i 3 paesi che hanno performato meglio nel 2025. In questo caso sono stati la Corea, Sudafrica e Messico, quindi interessante vedere il loro andamento nel 2026. Ovviamente ho già inserito i dati come così ho fatto per tutti i vari ETF delle puntate precedenti, vedete, maggio è già inserito. Andiamo a vedere l'ETF della Corea che sta continuando a performare bene con un incremento del 73% circa, ovviamente io l'ho acquistato da gennaio 2026. Per quanto riguarda invece il Sudafrica è andato in territorio negativo del circa 6% e per quanto riguarda il Messico è stato abbastanza stabile con un incremento del 10% circa. Vedremo poi nel corso del 2026 quali altri 3 paesi performeranno bene o magari saranno ancora questi 3. Ci spostiamo ora quindi sulla classifica finale per andare a fare un commento generale di tutti gli ETF acquistati nel corso del tempo. Innanzitutto anche qui andiamo a inserire la data di acquisto, il 22 maggio, e ora ci spostiamo nella parte finale, anzi possiamo tornare leggermente indietro, no così. Eccoci qui appunto nella classifica aggiornata, andiamo a fare un commentino. La puntata Nasdaq 100 contro Nasdaq 100 in leva 2 si sta comportando meglio il Nasdaq 100 in leva 2, quasi del doppio. Per quanto riguarda la puntata iShares contro Spider, attualmente in entrambi i casi l'ETF di Spider si sta comportando meglio rispetto a quelli di iShares e in particolare l'All Country World. Passiamo poi alla puntata Vanguard contro Xtrackers, in cui per adesso quelli di Vanguard si stanno comportando meglio rispetto a quelli di Xtrackers. HSBC contro Invesco, Invesco continua a performare meglio. Il Vanguard in accumulazione contro a distribuzione ovviamente si sta comportando meglio quello ad accumulazione. Sempre molto interessanti le puntate ETF attivi contro passivi, in questo caso l'SVDA si sta comportando meglio rispetto al JP Morgan Global Research. Sfida interessante in cui l'Invesco sta vincendo per un 23% circa contro un 20% l'SVDA acquistato per la terza volta. Il Vanguard Life Strategy 80% azionario contro l'SVDA sta performando peggio rispetto all'SVDA. Abbiamo poi l'Xtrackers Portfolio, che è una selezione di titoli da parte di Xtrackers a gestione attiva contro l'SVDA, e anche in questo caso sta facendo peggio. Quindi l'unica puntata in cui un ETF attivo sta performando meglio è la puntata in cui abbiamo visto l'Invesco Global Active contro l'SVDA acquistato per la terza volta di circa 2 punti percentuali circa. Passiamo poi allo Standard Poor's 500 contro Mondo, sempre SVDA. Nella prima puntata sta, performando meglio lo Standard Poor's 500 di circa un punto percentuale. Nella seconda puntata il Vanguard FTSE All World sta facendo meglio dello Standard Poor's 500. Nella terza puntata, anche in questo caso, i paesi sviluppati stanno performando meglio rispetto allo Standard Poor's 500, vedete? Abbiamo poi la quinta puntata in cui abbiamo lo Standard Poor's 500 che sta performando peggio rispetto all'MSCI All Country World. Ultima puntata in cui abbiamo l'Xtrackers MSCI World ex USA che sta performando meglio di circa un punto percentuale rispetto allo Standard Poor's 500. Siamo passati poi alle puntate Europa contro Stati Uniti, in questo caso lo Standard Poor's 500 si sta comportando meglio. Un piccolo intermezzo con la puntata dei 3 paesi che hanno performato meglio nel 2025. Attualmente la Corea sta battendo sia il Sudafrica che anche il Messico. Tornando poi all'Europa, abbiamo il Vanguard dei paesi sviluppati europei che sta performando decisamente peggio rispetto allo Standard Poor's 500 acquistato a febbraio.
paesi sviluppati ex UK sta performando leggermente peggio rispetto allo Standard & Poor's 500 acquistato a marzo, e nella scorsa puntata di aprile per adesso lo Standard & Poor's sta performando decisamente meglio rispetto all'MSCI EMU, come potete vedere. Per quanto riguarda la classifica di tutti questi dati, attualmente la Corea la sta facendo sempre da padrone con un rendimento medio anno del circa 300%. Seconda e terza posizione abbiamo gli Standard & Poor's 500 acquistati per la terza e quarta volta. Diamo un'occhiata agli ETF del Nasdaq 100. Nasdaq 100 in leva 2 comunque si sta comportando sempre bene, sempre nelle prime posizioni con un rendimento medio anno del 51% circa, mentre il Nasdaq 100 normale attualmente in 11ª posizione con un rendimento del 27% circa. Per quanto riguarda tutti gli ETF sono in territorio molto positivo, tranne l'ETF del Sudafrica che sta perdendo un meno 15% di rendimento medio anno. Quindi per adesso la bolla non è ancora scoppiata. Sarebbe interessante vedere comunque il rendimento di tutti questi ETF nel caso appunto ci fosse un calo deciso dai mercati o magari anche un crollo, quindi per adesso noi andiamo avanti a monitorare i vari ETF acquistati nel corso del tempo. Vi ricordo che questi sono acquisti, ho effettuato un pick, non ci sarà alcun tipo di ribilanciamento, quindi io faccio una sorta di raccolta di dati e li aggiorno e tramite la formula del TIR calcolo il rendimento medio anno nel corso del tempo. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Ogni volta che farò una nuova puntata di ETF Fight andremo a vedere l'andamento degli ETF delle puntate precedenti. Se avete domande riguardo questa o quella delle scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!